5 leggende a Venezia, zona San Polo, curiosità e un po' di storia. Benvenuti in questo nuovo video in cui potrete divertirvi girando per Venezia a scoprire posti che hanno una leggenda o storia e ritornare così alcuni momenti nel passato, nel sestiere di San Polo e zona Rialto. Buona visione! 1. I proverbi incisi sui muri della Naranzeria. La toponomastica di Venezia è ricca di nomi fantastici che suggeriscono posti immaginari e suggestivi, come la Calle Larga dei Proverbi ai Santi Apostoli. La calle era così chiamata perché una volta vi era una casetta distrutta nella prima metà dell'Ottocento che aveva incisi sulle pietre delle cornici di 2 finestre alcuni proverbi. Chi semina spine non vada descalzo. Chi semina spine non cammini a piedi nudi. Di te di e poi di me dirai. Prima parla di te stesso e poi parlerai di me. Altri proverbi sono invece ancora leggibili, incisi sui muri della Naranzeria a Rialto, tra il Palazzo dei Camerlenghi e le Fabbriche Vecchie. Il primo, che è inciso sul muro delle Fabbriche Vecchie, afferma: gli inchiostri troppo neri o troppo bianchi fa i nomi eterni e fa le anime vive. Sono gli eccessi di una vita o troppo morigerata o troppo dissoluta che la rendono immortale. Un altro, che è inciso un po' più avanti verso il Canal Grande, dice: non dir di me se di me non sai, prima pensa a te, poi di me dirai. Un altro è inciso sulla colonna dell'angolo tra le Fabbriche Vecchie e l'erbaria. Racconta: vivi sì che dopo morto vale ancora. Di quello che fai in vita che sarai ricordato da morto. L'ultimo infine si trova all'angolo del Palazzo dei Camerlenghi verso la fondamenta della Prison. Sulle labbra e nel cor sempre mi sia in vita e in morte il nome tuo, Maria. Una lode alla Madonna più che un proverbio. 2. L'alfabeto, la mazza caffè mattutino dei patrizi veneti. Nel 1700 era abitudine patrizia, uscendo dal ridotto o dal casinò di gioco, di andare d'estate in erbaria a Rialto ed aspettare l'aurora. Rinomata era la bottega del caffè presso le Fabbriche Vecchie di tale Santo Zulian, all'insegna dei 2 mori, dove si vendeva una bibita chiamata alfabeto a soli 5 soldi la chicchera. L'alfabeto era invenzione del Zulian e così si chiamava perché aveva 3 ingredienti maggiori che erano la A, B e C dell'alfabeto, cioè anice, betel e cedro. Casanova nelle sue memorie dice che in quell'ora mattutina lo spettacolo dell'erbaria era dei più curiosi. Il 14 maggio del 1753, di ritorno da una festa in Palazzo Pesaro, molti patrizi fecero sosta come al solito dal Zulian e al suono di alcuni strumenti una coppia ballò un minuetto mentre altri ballavano la furlana. 3. Lo stretto di Gallipoli a Santa Maria Gloriosa dei Frari. Negli antichi catasti si trova la calle stretta di Gallipoli, ora Ca-Lipoli, alla quale si accede per uno stretto passaggio tra 2 angoli di case volgarmente chiamato lo stretto di Gallipoli. Qualche vecchia cronaca afferma che quel nome deriva dalla corruzione di Ca-Lipoli, conosciutissima famiglia cittadinesca abitante nella Calle, e molto in voga verso la fine del 400 per le sue beneficenze fatte specialmente durante la peste del 1484. Ma qualche altro cronista attribuisce il nome ad uno scherzo del popolo veneziano che in quei secoli di gran commercio con l'Oriente, udendo molto spesso dello stretto di Gallipoli, denominò così la calle formata dal piccolo passaggio. Calle che attraverso i secoli compare in diverse cronache. Prima fra tutte per aver dato i natali al più grande pittore del Cinquecento, Tiziano Vecellio, che abitava accanto alla casa della famiglia Lipoli, casa demolita nel 1802, che qui ebbe l'incarico dei frati minori di Santa Maria Gloriosa dei Frari di dipingere la grande pala dell'altar maggiore, la celebre Assunta. 4. 2 ladri di Tavari da San Tomà. Il 28 gennaio 1520 il capitano dei 10, Andrea Vassallo, passando di notte con la sua pattuglia per il campo dei Frari, intese grida provenienti dal campiello di San Rocco, poco distante. Accorso subito, poté arrestare 2 giovani,
tali Girolamo Toscane e Antonio Zenturer, entrambi domiciliati a San Tomà. La vittima, che aveva gridato, stava a terra intontita e sanguinante per un colpo di bastone ricevuto sulla testa. I due, poco più che ventenni, andavano di notte a bastonare i viandanti per rubarne i vestiti. Confessarono tutto con 2 tratti di corda. Le persone derurbate erano 7 e l'avvocato dei prigionieri nella sua arringa implorò la pietà dei giudici, non essendoci in questi delitti nessun morto. La quarantia non si commosse, ma fu terribilmente severa e votò la pena di morte per ambedue. Il 6 febbraio ebbe luogo la sentenza, vennero condotti lungo il Canal Grande fino a Santa Croce e da qua furono condotti per terra fino a San Marco e qua giustiziati, nel peggiore dei modi. La quarantia criminale dimenticò in questa circostanza un vecchio adagio popolare veneziano che recitava «Giustizia e carità è l'ordine della società». 5. Il sarcofago con iscrizione sepolcrale di Andrea Signolo. Durante gli scavi fatti nel vecchio cimitero dei Frari si rinvennero alla base del campanile gli avanzi di antiche tombe e 2 sarcofagi. Uno infranto appartenente a Pietro Brandelano, morto nel 1321, e l'altro intero appartenente ad Andrea Signolo, di famiglia patrizia veneta, morto nel 1322. Questo sarcofago è ora collocato nel giardinetto tra gli absidi della chiesa, in campo San Rocco. La famiglia Signolo venne da Segna in Dalmazia e si estinsero in Venezia nel 1400. Avevano come stemma una bandiera bianca in campo azzurro. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi aiuti a conoscere la storia di alcuni angoli nascosti di Venezia. Fatemi sapere se siete interessati ad altri video di questo tipo. Noi ci sentiamo al prossimo. Vi ricordo che con l'anno nuovo abbiamo attivato gli abbonamenti a 5 euro al mese. Questo perché se volete potete offrirmi un paio di caffè in più. Avete un canale Telegram dedicato in cui possiamo parlare insieme tutti di Venezia e scambiarci delle opinioni e magari anche metterci d'accordo per un caffè. Sta a voi, è totalmente facoltativo e potete staccarvi quando volete. Grazie. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e dare un like se vi è piaciuto il video. In più, sulla descrizione ci sono dei link di Amazon che, se vi accederete per comprare qualsiasi cosa voi vogliate, io prenderò una piccola percentuale. In più, se volete offrirmi un caffè o qualcosa per il canale, c'è anche il mio link di PayPal. Vi ringrazio in anticipo. Iscriviti! 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 Iscriviti!